Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video ti vado a raccontare la mia esperienza con queste due borse, la borsa Orciani e quella di Antonio De Patrizii, ma te ne parlo dopo la sigla. Eccoci qua, come ti avevo promesso, queste due borse da due anime particolari e con due storie che ti invito a guardare ovviamente dopo che hai visto questa recensione, e soprattutto mi raccomando, se non sei iscritto al canale YouTube iscriviti, accendi la campanellina e resta aggiornato su tutte quelle che sono insomma le novità il più possibile. Ti parlavo di queste due borse con due anime molto differenti che hanno in comune il fatto che sono made in Italy e sono due borse particolari, nel senso che questa me la sono andata a prendere in fabbrica e se ti vai a guardare il video, insomma, se scorri un pochino nel canale trovi la recensione di Antonio De Patrizii e proprio da questa vado e parto. Questa borsa qui è una borsa studiata da lavoro, perché se vedi insomma le dimensioni, non ho avuto modo di fartela vedere quando poi l'ho acquistata perché sono andata direttamente in fabbrica, ho fatto insomma un video un po' insolito e poi non c'è stata più occasione che l'ho cominciata ad utilizzare perché mi piaceva tantissimo e mi piace ancora tantissimo. Voglio soltanto evidenziare piccole cose che io cambierei, ma per una questione di praticità. Una delle cose che ti voglio far notare di come sono belle queste cuciture e di come risultano poi quasi un ornamento dal punto di vista proprio estetico, no? Della borsa. La borsa ha queste linee così squadrate, questo colore così neutro che trovo fantastico e che utilizzandolo sta diventando sempre più interessante. È una borsa che sono riuscita ad abbinare a dei look vari, ha i piedini sottostanti e la cosa particolare sono anche queste cuciture. Per quanto riguarda poi la tintura, se vedi anche i laterali insomma sono tutti completamente tinti tono su tono, insomma, e che quindi riprendono il colore. Ti faccio vedere questi dettagli perché ti ho detto non sono riuscita a fartelo vedere nell'altro video e mi raccomando dimmi pure la tua opinione, scrivimela qui sotto su Instagram o su Facebook perché per me è fondamentale. Qualcuno mi ha commentato sotto ad un post quando ho pubblicato questo video che non credeva tanto al fatto che loro insomma producessero loro queste borse. In realtà io poi ho risposto con molta tranquillità perché a volte si perde pure un po' il senso con cui si fanno, si dicono le cose, con molta tranquillità che se non credete a quello che dico io ci sono loro, c'è la fabbrica, li chiamate e li andate insomma a trovare, perché purtroppo ragazze ci dobbiamo anche rendere conto che viviamo in un mondo dove sembra strano fare cose che anni fa magari erano normalissime, condividere, cercare di supportare in questo caso brand locali, cercare di dare luce comunque a ragazzi che si impegnano e sono rimasti su un territorio complesso. Quindi non voglio aprire una polemica, però mi faceva piacere sottolineare questa cosa. Dicevo, le piccole cose che mi sono piaciuticchie, diciamo così, sono questi manici che sono esteticamente molto particolari, però sono scomodissimi. Portarli una giornata intera, anche perché la borsa poi riempendola risulta abbastanza pesante, diventa insomma uno sforzo abbastanza importante, oltretutto che poi siamo costrette a portarla così e diciamo, risulta difficile portarla insomma sotto braccio, e comunque seppure riuscissimo a metterla sotto braccio, proprio il fatto che è così angolare, così dura qua sotto, è complesso. Io comunque promuovo al 100% ovviamente Antonio De Patrizii, ma anche perché ti invito a guardare le borse anche sul loro sito e a dirmi cosa ne pensi. Qualcuna di voi l'ha anche acquistata insomma e si sta trovando veramente bene, c'è una nuova collezione in atto, quindi fatemi sapere se ne avete già acquistata qualcuna o se avete altri brand molto territoriali come questo, perché sapete a me fanno tanto piacere i feedback sui brand di nicchia. Parliamo dell'altra borsa che ho utilizzato ed è la borsa Orciani. Questa borsa era una borsa, se vai a vedere la recensione, che mi avete chiesto, ed è una borsa fantastica,
costicchia, ok? Non è proprio economicissima, però devo dire che fa il suo dovere, lo fa bene. Poi ho scoperto una cosa: io non riuscivo in pratica cioè avevo intuito male che la borsa completamente non si chiudesse, in realtà poi si chiude perché c'è un bottone, vabbè, perché io poi faccio rispetto alla prima impressione, che è quando io prendo la borsa che mi è arrivata e tutto il resto, a poi utilizzarla, c'ho tutta una serie di vantaggi utilizzarlo, diciamo così. Ed è una borsa interessante, primo perché io la sto utilizzando anche in questo periodo, che insomma comunque siamo a luglio, siamo alla fine di luglio, e mi piace magari su qualche, che ne so, anche sul bianco io la indosso, perché è una borsa che fa, cioè se la vedi è molto essenziale, però a me fanno impazzire le borse così, dove ci sono queste linee così definite, accessori così belli in evidenza. Insomma, per me la borsa Orciani è una borsa importante. Sono curiosa davvero di sapere se qualcuna di voi ha anche questo modello Sveva, perché me l'avete proprio suggerito veramente in tante, e quindi io la ripromuovo al 100%. L'ho usata, ti dico, anche abbinata con una borsa da lavoro, e ci entrano davvero tante cose, pochette, ho una piccola agenda dove prendo degli appunti, tipo se sto in treno per scrivere delle cose, ci entra tutto ed è tutto molto facile e funzionale. Un po' scura la fodera dentro, che se non la prediligo, però per me la ripromuovo al 100%. Ovviamente se ti è piaciuto questo video, ma anche se non ti è piaciuto, mettimi un bel mi piace, mi raccomando, dammi sostegno, aiutami a crescere, aiutami a parlare di tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse, perché lo sai che il bello delle borse originali è che puoi esibirle. Compra sempre borse originali, che è fondamentale. Iscriviti a questo canale, restiamo in contatto qui su Instagram o su Facebook. Ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.